Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Come abbiamo appreso dallo scorso video dell'analisi dell'update 1.34, finalmente possiamo comprare i motori swap e come promesso vi porterò tutte le auto swap migliori per la pista di Tokyo. Diverse già le trovate sul mio canale, come la Cappuccino, la Honda Beat, e ce ne sono anche delle altre, ma sono tutte relative alla prima ondata dei motori swap pre 1.17, perché dal glitch dei biglietti io non ne ho visto più uno, quindi dei nuovi, nonostante li aspettassi con ansia come quello che vedremo oggi, non mi sono mai arrivati. Iniziamo questo percorso, iscrivetevi al canale e fatelo subito se non volete perdere i video che porterò da un'auto che per me è un pezzo di cuore. Non è un'auto, parlo della Nissan Skyline R34 swappata col motore della R92 CP. È un motore che costa tantissimo, 1.600.000 crediti, ed è la prima auto che porto con setup disegnato a mia immagine e somiglianza. Di solito li modulo un po', li rendo un po' più facili da guidare. Questa, ragazzi, ve la prendete così, questa è come la volevo io. Non sono sceso a compromessi, la volevo potente, la volevo con un'anima da Skyline, quindi cambio manuale originale, frizione originale, e il motore che mantiene lo stesso rapporto di potenza dell'R92, tanta roba, oltre 700 cavalli, gomme sport dure. Non è difficilissima da guidare, ma la potenza è tanta e i primi giri non abbiamo deportanza all'anteriore, poi lo vediamo, bisogna fare attenzione col sottosterzo. È un'auto molto fisica, spero che riusciate a guidarla e che vi piaccia come piace a me. Comunque vi do un paio di chicche quando vediamo il setup su dove andare a toccare se per voi è troppo estrema. Ma andiamo a vedere questa bestia. Credo che il 99% di voi sia cresciuto anche con Fast and Furious. Guardare quest'auto mi crea un mix di gioia e rammarico per la fine del compianto Paul Walker. Quest'auto, come vi dicevo, per me è un pezzo di cuore, rappresenta una fase felicissima della mia vita, quando ancora i pensieri erano meno e la vita era molto più facile. Su questo gioco, come vi dicevo, l'ho swappata col motore della R92 CP. Il grosso vantaggio di questo motore è che non consuma niente, oltre 700 cavalli, abbiamo benzina per fare 2 gare, quindi non dobbiamo assolutamente fermarci ai box e installiamo gomme dure per fare tutta la gara, perché comunque la potenza è tanta e le gomme medie le disintegra. Quindi bisognerebbe comunque fermarsi ai box, ma ragazzi, come vi dicevo, è un po' impegnativa, nel senso è molto fisica, almeno col volante mi fa faticare, non so col controller, fatemi sapere. Vi faccio vedere comunque adesso sia il setup con gomme sport dure che il setup con gomme sport medie, dove cambia completamente. Perdiamo 20 km/h sul rettilineo, ma ovviamente in curva la guidabilità è notevolmente aumentata. Già dal primo giro, quando è bagnato, ha un enorme grip, comunque una trazione integrale, è molto più facile da guidare, quindi valutate voi. I tempi di gara alla fine sono più o meno gli stessi. Fate prima con le gomme sport dure perché non c'è sosta, ma ovviamente lascio a voi la valutazione, fatemi sapere come vi orientate, se per voi è meglio la potenza e gomme sport dure o il controllo con meno potenza. Per la prima volta entrando in GT Auto servizio manutenzione troverete la voce sostituzione motore. Ci sarà scritto 1.600.000 crediti, tanta roba per il motore della R92 CP. Ma vale la pena perché è un'auto che dà emozioni, sentirete tutta la potenza, quel soffio della turbina, è bellissimo, quindi fatelo, tanto con 2 gare pulite ve lo siete ripagato, basta che non toccate gli avversari o i coni all'ultimo tornantino. Passiamo alla personalizzazione, iniziamo dai cerchi in lega, potete installare il modello che volete, le dimensioni sono 20 pollici, la larghezza del cerchione larga e l'eccentricità larga. Come parti personalizzate l'avantreno rimane standard. I fianchi potete mettere quelli che volete, non influiscono. Se volete scaricare questa livrea che trovate condivisa già in vetrina, sono da mettere i tipo B.
Il retrotreno rimane standard, l'alettone posteriore personalizzato alto, le piastre terminali 0,7, anche questo vale la stessa cosa per il discorso della livrea. Installate infine una gabbia di sicurezza tipo C. Se volete adesivi o livree personalizzate, scrivetemi a questa mail. Tutti i miei lavori li trovate col tag DR46. Partiamo dal setup con gomme sport dure. L'altro è identico, vi faccio vedere poi cosa cambia. Non bisogna fermarsi al box, come già detto facciamo tutta la gara con mappa 1, abbiamo benzina in abbondanza. Installate sospensioni personalizzabili e impostate questi valori. Installate un differenziale personalizzabile e installate questi valori. Installate un differenziale centrale personalizzabile, impostatelo sul 40% all'anteriore, 60% al posteriore. La deportanza non c'è all'anteriore, 280 al posteriore. Installate una EQ personalizzabile, vedete 701 cavalli e guardate bene la curva di coppia, le marce dovete tirarle nonostante abbiamo installato un turbo compressore a medi regimi, quindi non vi fate ingannare, le marce vanno tirate. La regolazione della centralina è il 70%. Installate una zavorra, impostatela al massimo 200 kg, la posizionate tutta al posteriore. Il limitatore di potenza non serve, il cambio, come vi dicevo, rimane normale. Non potete installare nulla per quanto riguarda il motore proprio perché è un auto swap. Installate dischi da corsa che siano baffati o forati, non cambia nulla. Installate pastiglie dei freni da corsa. Installate un controller freni, io lo tengo impostato a 2. Se per voi l'auto in fase di ingresso curva parte troppo al posteriore, andate a correggere questo parametro e portatelo a 0 o addirittura all'anteriore, quindi l'auto tenderà al sottosterzo in ingresso curva e non al sovrasterzo come piace a me. Se non cambia nulla, andate a lavorare sull'LSD, quindi andate ad aumentare, fate di 5 punti in poi sia la coppia iniziale che la sensibilità in frenata. La sensibilità in frenata è per l'ingresso curva, la coppia iniziale è per l'uscita curva, quindi se per voi così sovrasterza troppo in ingresso e in uscita curva, andate a cambiare questo parametro o questo parametro. La frizione, come vi dicevo, normale, installate solo le riduzioni del peso fase 1 e fase 2. Vediamo adesso il setup con le medie. L'unica cosa che dovete cambiare oltre le gomme, quindi mettete sport medie, è ovviamente installare un limitatore di potenza e portarlo all'82%. I cavalli diminuiscono e non di poco, perché da 701 passiamo a 575, ma possiamo togliere 2 kg di zavorra. Valutate voi, magari provatele tutte e due, però vi dico che io con le medie non ho neanche concluso la gara perché mi stavo annoiando, cioè dopo averla provata con la configurazione da 700 cavalli non riuscivo a guidarla così, anche se nel misto sicuramente ne avevo di più, però non era soddisfacente, quindi il mio consiglio, gomme sport dure, poi valutate e fatemi sapere. Per quest'auto solo l'ABS è inserito, non serve nessun aiuto, è una trazione integrale, se li mettete perdete solo tempo.
Come avete visto ragazzi, un'altra auto che chiude Tokyo in meno di 26 minuti e può fare molto meglio, perché avete visto il settimo giro, ho spinto un po' di più e ho abbassato un altro secondo, quindi il 2.06 basso si fa senza problemi, non ho ancora confidenza, questa è la prima gara che ho fatto con questo setup definitivo e soprattutto con i doppiati ho perso tantissimo tempo perché sono rimasti sempre in mezzo, quindi non dico 25 minuti e mezzo, ma qualcosa in più credo che sia alla mia portata. Tuttavia, se anche avesse chiuso in 27 minuti, per me sarebbe stata sempre una gioia, perché è un'emozione poter guidare quest'auto con l'essenza della vera Skyline. Quelle cambiate che ricordano proprio il film di Fast and Furious, ricordate, stanno sempre a cambiare marcia. Anche stanno al massimo, però mettono la quarta e guadagnano 300 metri. È bellissimo, ho vissuto una sorta di piccolo sogno, quindi mi faccio altre 4-5 gare sicure e poi ci vediamo per la prossima auto. Se questo video vi è piaciuto lasciate un like, condividetelo, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi al canale perché questa sarà la prima di una lunghissima serie. Ciao a tutti!